Ci sono domande che nel momento della crescita e dello sviluppo della coscienza della persona vengono spontaneamente rivolte verso se stessi. Una di queste è alla base di ogni speculazione filosofica e delle dottrine spirituali, ed è: io, chi sono? E in alcuni casi l'apparenza sembra da sola dare una risposta. Come per la protagonista della nostra storia. Bella, giovane, già famosa e adorata, ricca, ma forse incapace di dare una risposta sicura alla domanda di cui parlavamo. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Amy Winehouse. Siamo negli anni 2000 e il mondo della musica, insieme a milioni di fan sparsi dappertutto, è letteralmente stregato da una voce, un talento vocale come da tempo non si sentiva, un timbro che evoca grandi cantanti del passato come Etta James, una vocalità supportata da un potente mix di jazz, blues e pop. Ma soprattutto una voce che scuote l'anima e le emozioni degli ascoltatori nel profondo. Amy Winehouse nasce a Londra nel 1983. Il padre, Mitchell, è un autista di taxi. La madre, Janice, è una farmacista. La famiglia Winehouse vive a ritmo di musica. Grazie ai genitori, la piccola Amy cresce ascoltando i grandi classici jazz e rhythm and blues e artisti come Frank Sinatra. Dalla nonna Cinzia, ex cantante di cabaret, erediterà invece la passione per i gruppi vocali femminili degli anni 50 e anche quella per il loro look, a cui si ispirerà per tutto l'arco della sua vita. Amy è una bambina che dimostra fin da subito il suo talento musicale. Quando ha solo 10 anni fonda un gruppo rap ispirandosi ad una delle band del momento, i Salt and Pepper. Frequenta la Sylvia Young Theatre School, che però si dimostra un istituto poco adatto per la ragazzina. Le sue rigide regole cozzano visibilmente con il carattere ribelle di Amy, che ama vestirsi sgargiante con orecchini e tatuaggi. Presto cambierà scuola. All'età di 9 anni avviene il primo episodio che la segnerà profondamente: la separazione dei genitori. Amy andrà a vivere con la madre e il fratello, ma in lei mancherà sempre il contatto con il padre, ed in futuro questa mancanza diventerà anche tema di alcune sue canzoni. Purtroppo, questo episodio sarà uno dei tanti tasselli che porteranno la giovane Amy ad avvicinarsi molto presto all'alcol e a sviluppare una serie di comportamenti autodistruttivi. Comportamenti che, come in seguito si saprà, saranno amplificati da una diagnosi di disturbo della personalità. È la musica, però, la parte centrale della sua vita, tanto che ancora adolescente inizia a cantare da professionista nella National Youth Jazz Orchestra. Per la giovanissima Amy Winehouse è pronto il grande salto. Nel 2002 il cantante Tyler James, suo amico, invia ad un'importante casa discografica, la Island, un demo della ragazza. Arriva così il contratto ed è ora di presentarsi al grande pubblico. Il debutto discografico avviene nel 2003 con l'album Frank. A parte un paio di cover, Amy Winehouse compone tutte le canzoni presenti nel disco. La voce e lo stile della cantante colpiscono il pubblico e gli addetti ai lavori di tutto il mondo. Anche se col tempo Amy prenderà le distanze dall'album, considerandolo non propriamente riuscito, dopo la sua uscita iniziano a fioccare i riconoscimenti e i premi internazionali. Il successo definitivo sembra dietro l'angolo.
Nel 2005 accade un evento che segnerà ulteriormente la vita di Amy Winehouse, nel bene e nel male. Incontra Blake Fielder Civil. La loro storia d'amore è appassionata ed intensa, ma purtroppo i due hanno anche un altro elemento che li lega, e profondamente: la dipendenza da droga e alcol. I testimoni raccontano di una relazione perennemente in bilico tra amore e odio, di violentissimi litigi ed altrettanto profonde riappacificazioni. Una relazione tormentata che inciderà profondamente sulla spirale discendente in cui entrerà la vita di Amy Winehouse. Sono tanti gli episodi relativi alla coppia che confermano quanto il rapporto fra i due fosse, per dirla con un eufemismo, particolare. Per esempio, nel 2007 vengono fotografati nel bel mezzo di Londra feriti e visibilmente coperti di sangue. Si erano semplicemente azzuffati e picchiati in mezzo alla strada. La loro relazione è quella che oggi viene definita relazione tossica, un legame distruttivo che i due non riescono a spezzare. Divorzieranno nel 2009, ma il velo nero della loro storia accompagnerà quella di Amy Winehouse fino alla sua scomparsa. Dopo l'incontro con Blake, il pubblico e gli addetti ai lavori notano che la cantante continua a perdere peso. È così che ai problemi legati agli eccessi di sostanze si aggiungono anche quelli relativi ai disturbi alimentari, come confesserà Amy stessa. Ma è nel 2006 che Amy Winehouse perde improvvisamente uno dei pochi elementi di certezza e stabilità della sua vita. Il 5 maggio, infatti, dopo una brutta malattia, muore la sua amata nonna Cinzia. Il colpo è durissimo per la cantante, che si trova, come dichiarò più volte, totalmente persa. Serve qualcosa di forte, che possa perlomeno provare a cambiare la vita di Amy Winehouse. Forse serve una consacrazione. Forse serve il successo. Che arriva pochi mesi dopo. È il 27 ottobre 2006 quando viene pubblicato Back to Black. Sarà uno dei dischi di maggior successo della storia. Verranno estratti ben 5 singoli, ciascuno di loro di enorme successo. Saranno innumerevoli i premi e i riconoscimenti vinti sia dall'album che dalla sua autrice. Ma Back to Black racconta anche una storia. La storia di una ragazza tormentata e in continua lotta con un vissuto fatto di autodistruzione e dipendenze. Già il primo singolo, Rehab, fa capire il pensiero dell'autrice, con il suo racconto del rifiuto a disintossicarsi dall'alcol. Il successo dell'album Back to Black è enorme. La cantante vince ben 5 Grammy Award e si trova così proiettata nell'Olimpo delle grandi interpreti femminili della musica. Purtroppo, però, il grande successo porta ad una progressiva amplificazione dei problemi di Amy, che si rende protagonista di alcuni episodi davvero imbarazzanti, come un'esibizione in totale stato di ubriachezza in TV, in un programma chiamato The Charlotte Church Show, o come l'interruzione di un discorso che vedeva protagonista Bono, il cantante degli U2, ad una cerimonia di premiazione, e un'altra apparizione in stato totalmente alterato in TV, dove arriva ad offendere il presentatore, Simon Amstel. E soprattutto l'esibizione del 14 febbraio 2007 agli L-Style Awards. Amy Winehouse si presenta con un braccio devastato da tagli e cicatrici. Il suo management si affretta a precisare che sono ferite accidentali, causate da una recente caduta, ma nella mente dei fan e della stampa si insinua il dubbio che i problemi della cantante si siano portati ad un livello successivo, quello dell'autolesionismo.
A proposito di stampa, il rapporto di Amy Winehouse con giornalisti e soprattutto fotografi ha raggiunto negli anni lo status di una vera e propria persecuzione. La cantante era perennemente seguita da uno stuolo di reporter, soprattutto di cronaca scandalistica, che, morbosamente attratti da quelle che erano le difficoltà e le dipendenze della star, immortalavano tutto, ogni momento della sua vita, compreso la spesa di alcolici al supermercato o le ubriacature nei locali della città. Questi continui inseguimenti portarono all'esasperazione Amy, che si beccò anche una denuncia per aver rotto il naso con una testata ad un fotografo. In molti pensano che questa della persecuzione giornalistica sia stata una delle gocce che ha fatto traboccare il suo fragile vaso. Come se non fossero sufficienti i problemi legati alle dipendenze e una vita perennemente sotto pressione, ossessionata da giornalisti e fan, cominciano ad arrivare per Amy Winehouse anche le denunce, e di vario tipo. Nel 2007, per esempio, picchia una fan che criticava il suo matrimonio con Blake Fielder Civil, per poi scagliarsi contro suo marito stesso, che stava cercando di tranquillizzarla. E poi ci sono varie aggressioni nei confronti di giornalisti che con la loro presenza continua non facevano altro che esasperare la già fragile emotività della Winehouse. Per non parlare poi di varie denunce per ubriachezza molesta e l'immancabile, per una rockstar, arresto per possesso di stupefacenti, in questo caso marijuana, avvenuto in Norvegia nel 2007 e risoltosi con una cauzione ed una multa. Comunque sia, dopo Back in Black, la carriera di Amy continua, sulla scia del successo del disco. Escono nuovi singoli e si moltiplicano le occasioni di premi e di esibizioni live, molte delle quali vedono la cantante in condizioni psicofisiche terribili. Condizioni che cominciano anche ad intaccare la sua salute fisica. Nel 2008 a Lisbona quasi non riesce a cantare, la voce non risponde. Le viene diagnosticato un enfisema polmonare. Viene ricoverata in una clinica dalla quale uscirà verso fine giugno per una serie di concerti. In questo periodo Amy ritorna per un certo periodo a casa dei genitori e le cose sembrano migliorare un po'. Ma è un'illusione. Il music business ha le sue regole e la casa discografica preme per produrre in tempi brevi un nuovo album, per bissare il successo del precedente. Iniziano così i lavori per produrre quello che sarà Lioness Hidden Treasures, il terzo disco. Album di cui però Amy Winehouse non vedrà mai la pubblicazione. Parallelamente, la pressione a cui è sottoposta Amy fa ritornare a galla tutte le problematiche relative alle sue dipendenze e le sconcertanti apparizioni pubbliche. È il 18 giugno del 2011 ed è nella serata di inaugurazione del nuovo tour a Belgrado che il mondo prende coscienza di quale sia la vera condizione di Amy Winehouse. Colei che sale sul palco quella sera non è la cantante pluriosannata, la voce simbolo dei primi anni 2000. È un fantasma che si muove per il palco in maniera traballante, probabilmente ubriaca fradicia. Certo, prova a cantare, ma non ricorda nemmeno una frase, una parola delle sue canzoni. In preda alle lacrime, getta via il microfono piangendo, confusa sul da farsi. Il pubblico è scioccato e presto si divide in due fazioni. Chi prova ad aiutare Amy cantando per lei e chi impietosamente la fischia. Ma soprattutto siamo nel 2011 e già c'è chi riprende tutto con il telefono. Le strazianti immagini di quello show verranno presto postate su internet a perenne, impietosa memoria del grave momento di difficoltà della ragazza.
e purtroppo ancora oggi sono tra i video più cliccati di Amy Winehouse. La conseguenza diretta di quella triste esibizione è la cancellazione dell'intero tour, compresa la data italiana prevista per il mese di luglio a Lucca. Amy si esibirà di nuovo in pubblico in estate, a Londra, durante l'iTunes Festival. Sarà la sua ultima esibizione. Un paio di giorni dopo quell'apparizione pubblica, Amy Winehouse si trova a casa, nel suo appartamento situato in Camden Square, a Londra, al numero 30. Con lei si trova Andrew Morris, la guardia del corpo di Amy. Il loro è un rapporto amichevole, quasi fraterno, e Andrew si prende cura di quella ragazza così famosa e così fragile. Come succede spesso, è Andrew che si occupa della cena e quella sera ordina del cibo da asporto, un takeaway indiano situato nelle vicinanze. Quella sera Amy Winehouse non ha voglia di chiacchiere o di compagnia, così decide di mangiare da sola nella sua stanza. Andrew Morris è abituato alle abitudini della cantante e la lascia sola. Il mattino dopo dà un'occhiata alla stanza di Amy e la vede ancora sdraiata sul letto. Ancora dorme, pensa. Ma passa il tempo e la ragazza non si sveglia. Andrew Morris entra ancora una volta nella stanza ed è a quel punto che nota due particolari inquietanti. Amy Winehouse è sempre nella medesima posizione di qualche ora prima e, soprattutto, la stanza è piena di svariate bottiglie di vodka vuote. Andrew si precipita a controllare il polso di Amy. Nessun battito. È troppo tardi. Sono le 15:53 del 23 luglio del 2011. Il decesso viene constatato dai paramedici avvisati da Andrew Morris. Iniziano i primi esami di rito sul corpo della cantante, fino a che 2 giorni dopo, il 25 luglio, non viene eseguita l'autopsia. Stranamente però, l'esame autoptico non chiarisce le cause certe del decesso. Gli esami continuano anche nei giorni successivi, finché circa un mese dopo, il 24 agosto, è un comunicato della stessa famiglia a dichiarare che, dalle analisi, non sono state rilevate tracce di stupefacenti. Gli esiti definitivi verranno resi noti molto più avanti, il 27 ottobre del 2011. Alla fine, gli esami rivelarono una presenza di alcol nel sangue ben 5 volte il limite consentito per la guida. Inoltre, il decesso venne causato da una forma di shock subito dal corpo che era stato disintossicato e che non aveva sopportato una così massiccia dose di alcol in così poco tempo. Intanto, il 26 luglio del 2011 si svolgono le esequie di Amy Winehouse al Golden Green Crematorium di Londra. Il funerale si svolge con il rito ebraico ed in forma strettamente privata. Alle esequie erano presenti i genitori, il suo ex marito Blake e la sua migliore amica Kelly Osbourne. Il suo addio verrà accompagnato dalle sue canzoni più belle. Alla fine la cantante viene cremata. Le sue ceneri verranno disperse il 21 settembre del 2012 insieme a quelle dell'amata nonna Cinzia, come richiesto dalla famiglia. Ma come spesso succede alla morte di un personaggio famoso, anche la scomparsa di Amy Winehouse lascia dietro di sé una lunga coda, fatta di dubbi, di domande, di nuove rivelazioni, come quelle relative alle reali cause del decesso. L'8 gennaio del 2013 viene resa pubblica la notizia che alla base del decesso ci sia stato un blocco respiratorio da intossicazione, correggendo così il referto ufficiale accettato fino a quel momento.
Dal canto suo, anche la famiglia della cantante continua ad alimentare dubbi sull'accaduto. Sempre nel 2013 il fratello di Amy dichiara che la causa della morte della sorella è da attribuirsi in realtà ai disturbi alimentari che l'hanno sempre tormentata, fin dall'adolescenza. Però non sarebbe giusto chiudere il racconto su questa grande interprete della musica moderna senza portare all'attenzione un'altra caratteristica peculiare di Amy Winehouse, quella del suo grande cuore. Durante l'arco della sua breve carriera, la cantante si è spesso prodigata in eventi legati a beneficenza, lotta contro le malattie ed anche volontariato. Questa parte generosa collegata ad Amy si è sviluppata anche dopo la sua scomparsa, con la nascita della Amy Winehouse Foundation, che ha come intento quello di aiutare i giovani in difficoltà e contrastare l'uso di alcol e droga. Forse la verità sulla morte di Amy Winehouse non vedrà mai completamente la luce, o forse... Ricordate, all'inizio del racconto avevamo parlato di una domanda. Io, chi sono? Torniamo ad Andrew Morris, la guardia del corpo di Amy, e alla sua dichiarazione. L'uomo racconta che in quella tragica ultima notte la cantante aveva passato le sue ultime ore in camera sua. Davanti aveva un computer collegato con YouTube. Di fianco uno specchio. Per tutta la notte Amy Winehouse ha guardato uno dietro l'altro i suoi video musicali per poi specchiarsi, bevendo bicchieri su bicchieri di vodka. E chissà quante volte si è fatta quella fatidica domanda: ma io chi sono? E probabilmente non è riuscita a darsi una risposta. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova storia di Rock and Crime.